Quando si parla di limiter, spesso lo si associa a un compressore con impostazioni estreme. Questo poteva essere vero per i primi limiter analogici, ma i plugin che usiamo comunemente oggi nelle produzioni sono processori molto più avanzati e sofisticati. In questo video vi spieghiamo come funziona un limiter e come usarlo al meglio. Anche se l'argomento è molto tecnico, abbiamo cercato di renderlo il più chiaro possibile. Guardate tutto il video, se serve anche 2 volte, e il modo in cui userete un limiter raggiungerà un altro livello di consapevolezza. Pensare al limiter come a un compressore con attacco istantaneo e ratio infinita è un errore. Anche se hanno molte cose in comune, sono processori pensati per scopi diversi. Rispetto al compressore, il limiter utilizza soluzioni progettuali molto più raffinate e interessanti. Questo video segue uno precedente nel quale abbiamo spiegato come funziona un clipper. Se non lo avete ancora visto, vi consigliamo di recuperarlo. Trovate il link in descrizione. Riassumendo brevemente, nel video sul clipper abbiamo spiegato come variazioni rapide di volume possono introdurre distorsione e come il clipper agisca abbassando tutto ciò che supera la soglia con tempi di attacco e rilascio immediati. Questo porta il clipper a introdurre molta distorsione, ma per tempi molto brevi, rendendola non percepibile o comunque poco fastidiosa. Clipper e limiter sono entrambi utilizzati per contenere i transienti del segnale, ridurre il fattore di cresta e aumentare la loudness percepita. La differenza rispetto al clipper è che il limiter ha come obiettivo l'introduzione della minore distorsione possibile. Per farlo varia il volume in tempi più lunghi, modificando meno la forma d'onda e riducendo la distorsione. Quindi la differenza fondamentale tra clipper e limiter è nella gestione delle costanti di tempo, che nel limiter sono più lunghe. Un compressore già di per sé è un processore molto più complesso di quello che si possa pensare, nel quale le costanti di tempo non sono indipendenti, ma anzi sono tutte collegate tra loro. Ogni parametro influenza gli altri, creando una rete, e quando variamo un parametro in realtà stiamo necessariamente intervenendo anche su altri. In un limiter la gestione dei tempi si complica ulteriormente se si pensa che ha dei requisiti molto più stringenti rispetto a un compressore. Sono proprio questi requisiti che rendono necessario l'uso di soluzioni diverse per la gestione delle costanti di tempo. La gestione del tempo di attacco in un limiter rappresenta una sfida importante. Infatti, per contenere i picchi, l'attacco dovrebbe essere il più breve possibile. Se fosse lungo, una parte del segnale potrebbe passare inalterata senza subire una vera e propria limitazione, come succede in un compressore. Allo stesso tempo, però, l'attacco non può essere istantaneo, altrimenti il limiter si comporterebbe essenzialmente come un clipper e, come abbiamo visto, introdurrebbe troppa distorsione. Per ridurre la distorsione è necessario un tempo di attacco relativamente lungo, che però non permetterebbe di mantenere i picchi sotto la soglia. Ci troviamo quindi in un paradosso: il tempo di attacco dovrebbe essere corto ma non può essere corto, e dovrebbe essere lungo ma non può essere lungo. La soluzione a questo problema è l'uso del look ahead. Tutti i limiter moderni implementano un look ahead. Senza questa funzione un limiter non sarebbe altro che un clipper. Con il look ahead al segnale in ingresso viene applicato un leggero ritardo che non viene applicato allo stesso segnale inviato al sidechain. Questo delay si traduce in una certa latenza introdotta dal processore, ma permette al sidechain di vedere il picco in arrivo prima che questo arrivi allo stadio di gain reduction. In queste condizioni il detector può calcolare in anticipo la quantità di gain da ridurre e si può sfruttare questa latenza per allungare il tempo di attacco, riuscendo comunque a contenere i picchi. C'è una stretta relazione tra il tempo di attacco e il tempo del look ahead. La massima gain reduction deve essere sincronizzata con il segnale e applicata esattamente nel momento in cui si presenta il transiente. In questo modo conteniamo il picco introducendo la minima distorsione. Inoltre l'abbassamento di volume diventa meno percepibile perché avviene in prossimità del transiente che lo maschera. Se la stessa variazione di volume avvenisse distante da un transiente sarebbe molto più evidente perché non ci sarebbe niente per distogliere l'orecchio e nasconderla. Avere un tempo di attacco più lungo di quello del look ahead non funzionerebbe perché non permetterebbe di calcolare correttamente la gain reduction da applicare e il limiter non riuscirebbe a contenere completamente i picchi. Allo stesso modo, un attacco più breve del look ahead creerebbe ancora problemi. Oltre a non sfruttare e quindi a non giustificare la latenza introdotta, la massima gain reduction verrebbe raggiunta prima dell'arrivo del transiente, introducendo fondamentalmente 2 problemi. Il primo è che la riduzione di volume non verrebbe mascherata dai transienti, rendendola percepibile e fastidiosa. Il secondo è che il picco non sarebbe nuovamente
eccellente contenuto. Facciamo un esempio. In questa sessione riproduciamo il comportamento del look ahead. Duplichiamo una traccia e mettiamo un compressore per simulare un semplice limiter su una delle due. Anticipiamo una delle due clip e inviamo questa traccia come sidechain esterno al compressore. Per rendere tutto più evidente usiamo delle impostazioni estreme e comprimiamo una sinusoide con questo andamento. Impostiamo un attacco a 50 millisecondi e simuliamo un look ahead più lungo anticipando la clip in alto di 500 millisecondi. Vediamo che la compressione sulla sinusoide viene applicata troppo in anticipo perché l'attacco è più breve del look ahead. Impostando invece l'attacco a 500 millisecondi e il look ahead a 50, vediamo che la compressione massima viene raggiunta dopo l'arrivo del picco, di fatto non limitando il segnale. Come ultima prova impostiamo attacco e look ahead a 50 millisecondi. E vediamo che ora la gain reduction è sincronizzata con il segnale. A meno di implementazioni particolari, il tempo di attacco in un limiter deve sempre essere uguale al tempo del look ahead. Questo è uno dei motivi per cui in un limiter non è possibile impostare il tempo di attacco. Per i più smanettoni, il delay introdotto dal look ahead non è altro che un modo per compensare la latenza del filtro passabasso usato per impostare il tempo di attacco. La situazione si complica ulteriormente se si immagina di avere un segnale con dei transienti più brevi del tempo di attacco. Con un tempo di attacco e quindi di look ahead più lungo della durata di un transiente, il limiter non riuscirebbe a bloccare il picco. Infatti nel momento in cui il picco arriva nello stadio di gain reduction, a causa del look ahead è già uscito dal detector e quindi il limiter interrompe la compressione perché non vede più segnali sopra la soglia. Il risultato è che non viene tolta la giusta quantità di gain al segnale. Ci sono diversi modi per risolvere questo problema. Un primo modo è applicare un hold, cioè un tempo nel quale il detector mantiene il valore del picco massimo, anche se questo è effettivamente già passato. Questo permette di prolungare la compressione abbastanza a lungo da attenuare completamente il picco. Come seconda soluzione si può usare una soglia variabile che varia dinamicamente in base al contenuto del segnale. In questo modo la gain reduction rimane attiva finché non si è certi che il picco sia stato completamente attenuato. C'è anche una terza soluzione, ma ne parleremo tra poco. Visto che segue il transiente, il tempo di release è più facile da gestire rispetto a quello di attacco, ma deve comunque essere gestito con attenzione per evitare problemi. Se il release fosse 0, introdurrebbe troppa distorsione che, come abbiamo detto, non è quello che vogliamo da un limiter. Se invece i valori sono troppo corti o troppo lunghi, possono introdurre effetti noti come pumping e breathing. Questi artefatti sono essenzialmente delle fluttuazioni di volume molto evidenti dovute all'azione del processore. Il pumping deriva da un release troppo veloce che causa variazioni di volume improvvise. Il breathing è invece dovuto a un rilascio troppo lento che causa un cambiamento nel rumore di fondo, il cui suono ricorda un respiro, da cui il nome. Facciamo alcuni esempi. Applichiamo un compressore a questo rullante e impostiamo un release molto lungo per rendere il breathing più evidente. Nonostante il release estremamente lungo, il breathing non è ancora poi così evidente. Aggiungiamo allora un rumore di fondo e riproviamo ad ascoltare l'effetto della compressione. Ora il breathing è molto evidente, ma per renderlo ancora più chiaro togliamo il rullante e sentiamo solamente il rumore. Questo è il breathing. Facciamo ora la stessa prova ma con un rilascio molto veloce. Togliamo ancora il rullante per ascoltare solo il rumore di fondo che abbiamo introdotto. Come per il breathing, anche il pumping diventa ora evidente. In un brano completo, questi effetti non sono dati solamente dal rumore di fondo, ma da tutti quei suoni che hanno un sustain prolungato che viene alterato dalla compressione applicata ai transienti. Un esempio tipico è sui piatti della batteria. In un mix, pumping e breathing possono essere voluti e ricercati per questioni estetiche, e infatti si possono sentire in molti brani. Un classico esempio è l'effetto del sidechain tipico di alcuni generi.
In un master, invece, è meglio evitarli perché potrebbero dare l'impressione di un prodotto non professionale. Trovare il giusto tempo di release è importante per riuscire ad avere un master compresso ma che non faccia sentire la compressione. Purtroppo non esiste un valore univoco, ma va trovato di volta in volta. Un buon punto di partenza è tener conto del BPM del brano e cercare di fare in modo che la gain reduction sia terminata almeno prima dell'arrivo del transiente successivo. Fortunatamente, in molti limiter i tempi di attacco e di rilascio sono program dependent, cioè variano in base alla lunghezza e all'intensità del materiale che supera la soglia. Questo semplifica notevolmente il lavoro perché è il limiter stesso a scegliere il comportamento migliore in base al materiale in ingresso. I tempi e l'inviluppo di look ahead, attack e release sono determinanti per stabilire le caratteristiche sonore del limiter, tanto che i diversi tipi di stile che possiamo trovare in alcuni limiter non sono altro che diverse impostazioni di queste costanti di tempo. In un brano musicale l'ampiezza ha almeno due fattori che influenzano la loudness, i picchi e l'RMS. Questi due elementi hanno caratteristiche opposte. I picchi sono rapidi aumenti di volume che determinano il picco massimo ma contribuiscono poco al valore della loudness. L'RMS invece rappresenta il livello medio dell'energia nel tempo e ha un impatto diretto sulla percezione della loudness. Mentre normalmente i valori di picco tendono a essere relativamente stabili all'interno di un brano, i valori RMS possono avere escursioni più ampie, ad esempio nel passaggio tra strofa e ritornello. Per poter trattare queste due componenti in maniera indipendente, molti limiter moderni adottano un approccio multistage. Un limiter multistage, infatti, è composto da più limiter, anche fino a 4 o 5, ognuno progettato con uno scopo preciso. Questi limiter multistage sono il terzo modo per risolvere il problema dell'attacco discusso prima. Infatti un limiter multistage usa algoritmi di analisi differenti per i picchi e l'RMS. I transienti vengono rilevati analizzando i valori di picco del detector, mentre il contenuto RMS viene calcolato smussando i picchi con un filtro passabasso. La gain reduction finale viene calcolata combinando con pesi diversi queste due analisi. Finora abbiamo già detto molte cose e dobbiamo ancora parlare dell'oversampling e del true peak. Prima di andare avanti, dopo tutta questa teoria, andiamo più sul pratico. Prendiamo come esempio uno dei limiter più usati e apprezzati nel mondo audio, il FabFilter Pro L2. E cerchiamo di vedere come implementa i concetti che abbiamo visto finora. Questo però non vuole essere un tutorial sul Pro L2. Ci sono molte funzioni che per scelta non vediamo. Il video è già abbastanza lungo. Se però vi interessa un tutorial più completo su questo plugin, scrivetecelo nei commenti. Andiamo diretti alla parte più interessante e apriamo le impostazioni avanzate. Osservando i controlli troviamo i parametri che ci sono familiari in un processore di dinamica. Pensandoci meglio però, dopo tutto quello che ci siamo detti finora, trovare la possibilità di modificare l'attacco dovrebbe stupirci. Non stiamo lavorando con un compressore, ma con un limiter, e un attacco lungo non permetterebbe una vera limitazione del segnale. In realtà quello che fanno questi controlli è meno intuitivo di quello che sembra. Come prima cosa dobbiamo considerare che il loro comportamento e il modo in cui interagiscono tra loro cambiano drasticamente in base all'algoritmo scelto nella sezione Style. Inoltre tutti questi algoritmi sono fortemente program dependent, e cioè variano il loro comportamento in base alla durata e la natura del materiale che supera la soglia. In pratica è come avere 8 limiter diversi in uno, e quei controlli funzionano più che altro come offset per il comportamento impostato dall'algoritmo scelto. Cerchiamo allora di chiarire come vanno interpretati questi controlli. Il FabFilter Pro L2 è un limiter multistage e come primo intervento divide il segnale nelle due componenti picco e RMS di cui abbiamo parlato, che qui vengono chiamate transient e release. Il controllo che crea più confusione è l'attacco, che, come abbiamo detto, non deve essere interpretato come l'attacco in un normale compressore. Per capirlo dobbiamo ricordare che transienti molto veloci possono essere gestiti con tempi rapidi di attacco e rilascio, senza che la distorsione introdotta sia percepibile. Al contrario, suoni più sostenuti nel tempo richiedono tempi più lunghi per evitare che la distorsione diventi evidente. In questo contesto il controllo dell'attacco viene utilizzato per stabilire cosa deve essere trattato come transiente e cosa come RMS. Ai transienti che rientrano in questo tempo vengono applicati un attacco e un rilascio rapidi.
Alla parte restante vengono invece applicati un attacco automatico e un release più lungo. Se mettiamo l'attacco a 0, qualsiasi transiente, indipendentemente dalla sua lunghezza, viene gestito con un attacco automatico e un rilascio più lungo, calcolato sulla componente RMS. Al contrario, se impostiamo l'attacco al massimo, tutto viene trattato come transienti e la componente RMS non viene considerata nel calcolo della gain reduction. Con un valore intermedio facciamo lavorare tutte e due le componenti, combinando le analisi con pesi diversi in base al valore impostato. Questo approccio consente al limiter di gestire in modo indipendente, anche se in parte automatico, i tempi di attacco e rilascio per le due componenti, permettendo di ottenere risultati non possibili con un limiter tradizionale. Proprio come in un clipper, i transienti possono quindi essere contenuti utilizzando un attacco e un rilascio più rapidi, che come sappiamo introducono distorsione. Questa distorsione è talmente breve da non risultare fastidiosa, ma, come abbiamo detto nel video precedente, diventa addirittura un vantaggio, aiutando a migliorare la percezione dei transienti. Alla componente RMS vengono invece applicati un attacco e un rilascio più lunghi e in gran parte automatici. Questo riduce la distorsione e garantisce un trattamento più leggero, che permette al mix di suonare più coeso ma senza che il risultato venga percepito come troppo compresso. Questo tipo di processamento differenziato consente ai limiter moderni di preservare il punch e la chiarezza del segnale, mantenendo al minimo le distorsioni fastidiose. Il knob del release permette invece di impostare il tempo di release ma principalmente della componente RMS. In base all'algoritmo selezionato, può però influire anche sullo stadio dei transienti. Facciamo una prova. Applichiamo il limiter a questo loop di batteria, selezioniamo l'algoritmo Dynamic e impostiamo l'attacco a 0, trattando tutto come RMS. Se muoviamo il release, vediamo che nel grafico della gain reduction il rilascio effettivamente cambia. Impostando ora l'attacco al massimo, vediamo che il release non ha più alcun effetto. Se però cambiamo stile e scegliamo ad esempio bass, vediamo come il release stia modificando la gain reduction, agendo anche sullo stadio dei transienti. In maniera analoga ma opposta, il knob del look ahead regola il tempo di attacco, ma esclusivamente per lo stadio dei transienti. Facciamo un altro esempio. Prendiamo una sinusoide della durata di 10 millisecondi e dopo il Pro L2 mettiamo un analizzatore di spettro, nel nostro caso Span della Voxengo, gratuito. Tenendo in bypass il limiter, vediamo una sola componente a 1000 Hz. Attiviamo ora il limiter e impostiamo l'attacco al massimo e il look ahead a 0. Oltre a vederle sull'analizzatore di spettro, le armoniche introdotte si possono anche sentire, rendendo evidente che c'è una qualche distorsione. Se aumentiamo ora il look ahead, vediamo e sentiamo che la distorsione è sparita, proprio come ci aspetteremmo. Se ora impostiamo attacco e look ahead a 0, sentiamo che la distorsione non c'è più, ad indicare che il valore di look ahead impostato non ha effetto sullo stadio di release dell'RMS. Il fatto che non ci sia distorsione ci fa però capire che anche questo stadio usa un look ahead. Se non fosse così sentiremmo la distorsione, solo che è impostato in automatico. Come se non fosse tutto già abbastanza complicato, in questo limiter il look ahead viene utilizzato in realtà anche per impostare il tempo di rilascio dello stadio dei transienti. Quindi il suo valore determina sia l'attacco che il rilascio dei transienti. Se selezioniamo lo stile punchy e lavoriamo solo sui transienti variando il valore del look ahead, diventa molto evidente come cambi anche il release. Se impostiamo il look ahead a 0, attacca al massimo e il release al minimo, otteniamo di fatto un clipper. Un clipper molto costoso e poco efficiente, perché utilizzare un processore del genere per ottenere un clipper è uno spreco di risorse. Come regola generale, valori di look ahead molto bassi aiutano a preservare i transienti ed aumentare la loudness apparente, ma al costo di una maggiore distorsione. Valori più lunghi invece riducono drasticamente la distorsione, ma i transienti sono percepiti come più attenuati e meno incisivi. Una buona via di mezzo può essere un valore di 0,2 o 0,3 millisecondi. Se vogliamo mantenere delle percussioni presenti, queste possono essere delle buone impostazioni. Se invece vogliamo delle percussioni molto presenti e più aggressive, possiamo usare queste. Per avere invece delle percussioni più morbide o con meno attacco, possiamo usare queste altre.
Quando si limita un segnale stereo, è buona norma applicare la stessa limitazione a entrambi i canali per evitare di alterare l'immagine stereo. Se però è presente un picco solo in uno dei due canali, la sua durata è talmente breve che la sua rimozione solo su quel canale non crea evidenti alterazioni nell'immagine stereo complessiva. La sezione Channel Linking del Pro L2 consente di stabilire il comportamento del processore sui segnali stereo. Anche in questo caso è possibile lavorare in maniera indipendente su transienti e RMS. Per entrambi i knob 0% indica che sono completamente indipendenti e il limiter tratta singolarmente i due canali, mentre al contrario al 100% i due canali subiscono lo stesso identico trattamento, preservando l'immagine stereo. Per quello che abbiamo detto si può impostare il knob Transients a un valore inferiore al 100%, regolandolo secondo il proprio gusto. In teoria questa impostazione dovrebbe aiutarci a guadagnare un po' di loudness in più. Il knob Release, invece, andrebbe tenuto sempre al 100% per evitare di modificare l'immagine stereo. Passiamo ora a parlare dell'oversampling e del True Peak, anche questi ormai presenti in tutti i limiter. In estrema sintesi, l'oversampling è una tecnica utilizzata nell'audio digitale per aumentare temporaneamente la frequenza di campionamento di un segnale durante la sua elaborazione. La frequenza di campionamento di partenza, ad esempio 44.100 Hz, viene moltiplicata per un fattore indicato come 2x, 4x, fino a valori in alcuni casi estremamente alti. Nello spazio tra i campioni originali vengono aggiunti nuovi campioni intermedi, calcolati in base al fattore di oversampling. Una volta completata l'elaborazione, la frequenza di campionamento viene riportata nuovamente al valore originale. L'oversampling aiuta a risolvere due problemi tipici dell'audio digitale, l'aliasing e gli intersample peak. Come abbiamo visto, la riduzione dell'ampiezza di un segnale audio è di fatto una forma di distorsione. Di conseguenza comporta sempre l'introduzione di una certa quantità di nuove frequenze. Nel dominio digitale, però, queste nuove frequenze possono essere un problema, perché la massima frequenza rappresentabile è finita e dipende dalla frequenza di campionamento. Tutte le frequenze introdotte che superano la frequenza di Nyquist generano quello che viene chiamato aliasing, cioè l'introduzione di frequenze originariamente non presenti nel segnale audio. Esistono due soluzioni principali al problema dell'aliasing: ignorarlo o usare l'oversampling. Entrambe le soluzioni sono valide, ma portano a risultati differenti. Si può far finta che l'aliasing non ci sia se le frequenze introdotte non sono percepibili perché mascherate dal resto del materiale audio. Questo accade nella maggioranza dei casi e l'aliasing non crea problemi evidenti. È il motivo per cui molti plugin di saturazione e distorsione molto apprezzati, come ad esempio il Decapitator della Soundtoys o il Saturation Knob della Softube, non implementano l'oversampling. Con l'oversampling invece si aumenta temporaneamente la frequenza di campionamento e di conseguenza la banda passante, spostando la frequenza di Nyquist più in alto. Questo permette di avere più spazio per descrivere le nuove frequenze introdotte, riducendo l'aliasing. Il FabFilter Pro L2 offre diversi fattori di oversampling, arrivando fino a 32x. Il limiter però ci avverte che livelli così alti di oversampling possono diventare molto pesanti per la CPU del computer. In termini pratici, con un fattore 4x, l'aliasing, che già normalmente è molto basso, diventa praticamente impercettibile. Se si vuole un'ulteriore sicurezza si può usare 8x, ma andare oltre non offre vantaggi udibili. Quando si utilizza l'oversampling è importante ricordare che il limiter reagisce anche a picchi che altrimenti non avrebbe rilevato, comprimendo di più il segnale. Se si attiva l'oversampling dopo aver iniziato a lavorare, potrebbe essere necessario rivedere le impostazioni del limiter per compensare questo aumento di gain reduction. Concentriamoci su questi 4 campioni. Quando in uscita dal convertitore di A viene ricostruito il segnale analogico, il picco reale del segnale sarà più alto rispetto a quello dei campioni. Questo picco prende il nome di intersample peak. Cerchiamo però di essere più precisi. A ben vedere, in un file audio è pieno di intersample peak, non possiamo certo aspettarci di trovare un picco in corrispondenza di un campione. E in effetti quando si parla di intersample peak ci si riferisce solamente a quei picchi che superano lo 0 dBFS. Se i campioni sono prossimi allo 0 dBFS, gli intersample peak potrebbero essere di qualche dB al di sopra dello 0.
Questo significa che se anche il nostro meter non ci indica nessuna distorsione, il convertitore potrebbe non riuscire a ricostruire correttamente il segnale, distorcendolo. Il valore massimo raggiunto da questi picchi nel programma audio è chiamato true peak, poiché rappresenta il picco reale del materiale. In fase di mix i true peak e gli intersample peak non sono un problema, mentre lo possono diventare in fase di mastering. Infatti questo è il momento in cui si alza il volume di un brano portando i suoi campioni molto vicino allo 0 dB e gli intersample peak possono superare lo 0 e creare distorsioni nella conversione di A. Per evitare questo problema è possibile utilizzare il sovraccampionamento. L'idea di base è che aumentando il numero di campioni che descrivono il segnale diventa più facile individuare il picco reale. Nel caso di un limiter, l'uso del true peak aiuta ad individuare dei picchi che altrimenti non sarebbero stati visti, e questo comporta una maggiore limitazione del segnale. Facciamo un esempio. Prendiamo questo loop di batteria e limitiamolo pesantemente con il true peak limiting disabilitato. Inseriamo ora un secondo limiter in cascata e teniamolo con le impostazioni di default. Vediamo che il segnale in ingresso nel secondo limiter è a 0 dB, che è il ceiling di quello precedente, e quindi il processore non lavora. Se però ora abilitiamo il true peak limiting su questo, vediamo che improvvisamente il limiter inizia a lavorare, rimuovendo più di 3 dB. Questo perché ora il limiter è in grado di rilevare e comprimere quei picchi che prima si trovavano tra i campioni e che quindi non poteva vedere. Se ora attiviamo il true peak limiting anche nel primo limiter, vediamo come la sua gain reduction aumenti, mentre quella del secondo scompaia. In questo modo i picchi extra vengono gestiti direttamente dal primo limiter, spostando l'ulteriore gain reduction dal secondo limiter al primo. Facciamo ora una prova leggermente diversa e invece di abilitare il true peak limiting, nel secondo limiter abilitiamo l'oversampling. Già con un fattore 2x arriviamo praticamente allo stesso risultato, anche in questo caso il limiter rileva e limita gli intersample peak con una gain reduction equivalente. Questo ci conferma che in effetti il calcolo del true peak si ottiene con l'uso dell'oversampling. Infatti il true peak limiting del Pro L2 usa un fattore di oversampling di 8x, superiore al 4x richiesto dagli standard attuali. Viene quindi naturale chiedersi perché allora troviamo un tasto per il true peak limiting e un ulteriore tasto per l'oversampling, visto che fondamentalmente sempre di oversampling si tratta. La risposta è che abilitando il true peak limiting, l'oversampling avviene solamente nel sidechain e non nel segnale principale. Questo permette al detector di analizzare i picchi con maggior precisione e calcolare una migliore gain reduction, che viene poi applicata a un segnale senza oversampling. Questo dà la possibilità all'utente finale di scegliere di non usare l'oversampling, ad esempio perché non gli piace il suono o perché non ha sufficiente potenza di calcolo nel computer, ma di avere comunque il vantaggio del true peak limiting. Invece con il tasto oversampling abilitiamo l'oversampling sul sidechain e sul segnale principale. Il fatto però che sia possibile abilitare l'oversampling solo sul sidechain permette di individuare gli intersample peak, ma non previene l'introduzione di aliasing una volta che il segnale principale viene compresso. Per questo la FabFilter consiglia di usare il true peak limiting insieme all'oversampling. Non è però del tutto chiaro perché non sia sufficiente attivare solamente l'oversampling, visto che risolverebbe i problemi del true peak limiting e dell'aliasing. Il manuale della FabFilter non ne parla. Facendo qualche prova con Plugin Doctor si vede che qualcosa cambia, ma non è ben chiaro cosa stia succedendo. Molti si lamentano del fatto che il true peak limiting peggiori il suono rispetto a quando è disattivato, probabilmente perché lo stanno utilizzando nel modo sbagliato. Infatti il true peak limiting non modifica direttamente il suono del limiter e non influisce sul comportamento di look ahead, attacco e rilascio. Come abbiamo visto però il true peak limiting comporta una maggiore gain reduction che si traduce in un abbassamento del volume complessivo. Se alla fine di una lavorazione iniziata senza si attiva il true peak limiting è naturale percepire un peggioramento. Questo effetto è dovuto al semplice calo di volume, non a un effettivo deterioramento del suono. Se invece si inizia a lavorare con il true peak limiting già abilitato, la maggiore gain reduction viene compensata ad orecchio, arrivando comunque a risultati soddisfacenti. Purtroppo non esiste un modo semplice per fare una comparazione tra le due modalità. La cosa migliore è quindi scegliere come lavorare fin dall'inizio e proseguire con quella modalità per tutto il progetto.
Va comunque considerato che un master realizzato con il True Peak Limiting attivo avrà un volume leggermente più basso rispetto a quello senza. Se però nelle specifiche di consegna è richiesto un valore di True Peak, non ci sono altre possibilità se non usare questa funzione, possibilmente fin dall'inizio, altrimenti si rischia di vedere il proprio lavoro rifiutato. Se si utilizza il True Peak Limiting senza l'oversampling, la limitazione che ne deriva, specialmente se molto spinta, può creare essa stessa ulteriori True Peaks. Per contenere questi nuovi picchi, il limiter è costretto ad analizzare nuovamente il suo stesso segnale in uscita, per limitarlo con un ulteriore stadio di gain reduction. Se invece si usa l'oversampling, una volta terminata l'elaborazione, il segnale subisce un downsampling per tornare alla frequenza di campionamento della sessione. Durante questa fase il segnale passa attraverso un filtro anti-aliasing che ha però l'effetto indesiderato di introdurre ulteriori picchi nel segnale. Per contenere questi nuovi picchi, dopo il downsampling è presente un ulteriore stadio con un limiter. Questo è il motivo per cui si parla di limiter a più stadi, ci sono dei limiter nei limiter. Questi stadi aggiuntivi richiedono ciascuno un proprio look ahead e questo spiega l'aumento di latenza che si verifica quando si attivano il True Peak Limiting o l'oversampling. Come abbiamo visto, un limiter è un processore molto più complicato di quello che possa sembrare, anche a causa dei pochi controlli che normalmente offre. Fateci sapere nei commenti se il video vi ha aiutato ad avere un'idea più chiara del suo funzionamento.